Bene, l'idea qual è in questo momento? La cosa un po' più importante è proprio questa. Facciamo il primo metodo. Facciamo l'insert. La insert che cosa dovrà prendere al suo interno? Dovrà prendere un prodotto, ok? Ovviamente lo chiamo objprod di tipologia prodotto per forza, quindi non gli metto l'undefined e questa insert avrà per esempio un esito void, anzi facciamolo boolean perché poi lo trasformeremo in quello che è in quella che è l'operazione effettiva. Bene, guardate quanto è semplice l'operazione di insert. Facciamo soltanto la insert e nel caso la find all. Beh, la insert dovrà fare questo. Prendo il nuovo prodotto e lo aggiungo all'elenco, ok? Che è stato appena recuperato dal mio constructor. Quindi vado su elenco, quindi this.elenco.push, guardate, e gli vado ad assegnare obj prodotto. Però qual è la situazione? In questo caso l'elenco è una variabile temporanea che ritrovo all'interno della mia classe. Questa la devo andare a sostituire, ok? Quindi il nuovo array con questo elemento aggiunto ad elenco negozio. E quindi qui che cosa faccio? Local storage.setItem, lo chiamo elenco negozio e qui gli vado a fare un json.stringify di che cosa? Di this.elenco e quindi questo qui è l'aggiornamento del mio local storage. Quindi vado in return true, ok? Qui ci metto ovviamente un sempre vero da sostituire nel futuro con l'esito di una REST API. Ok, così almeno capiamo che questa operazione va sempre a buon fine. Stiamo simulando che comunque questo qui ci risponderà una REST API. La stessa identica situazione quale sarà? Per esempio la get, quindi guardate la get all, ok? Qui possiamo utilizzare una tipologia, la get all che cosa ci restituirà? Un elenco di prodotto, ok? Bene, l'idea è fondamentalmente, guardate questo qui lo possiamo chiamare con la insert e la get all con le lettere grandi, con le lettere maiuscole. La get all che cosa dovrà fare? Ma farà soltanto un return di che cosa? Di this.elenco, che è stato comunque recuperato in precedenza. Ok? Attenzione, qual è la situazione? Che se io vado ad effettuare delle operazioni di insert dopo aver recuperato il mio prodotto, che cosa dovrei fare? Beh, dovrei stare attento che this.elenco fondamentalmente deve essere comunque refreshato, comunque sia, devo andare a ricontrollare all'interno del mio elenco che queste informazioni siano presenti. Quindi faccio una get item, quindi vedete sempre la solita storia, vi vado a riprendere la insert e poi ovviamente this.elenco, quindi punto elenco è uguale a ovviamente al json.parse di che cosa? Del mio local storage, quindi di stringa ls. Bene, posso asserire che per il principio di sostituzione questo e questo sono uguali, allora a questo punto vado a fare questo, vado a prendermi il mio local storage, ok? Però qual è la situazione? Il local storage potrebbe essere null, ok? E quindi il parse potrebbe non andare a buon fine. Che cosa faccio? Allora a questo punto vado semplicemente a recuperare come al solito il discorso che avevamo sopra, vado a definire che se il local storage.getItem esiste, ok? Allora this.elenco, ok? Anzi posso fare direttamente il return di se stringa ls esiste, allora restituisco un json.parse di che cosa? Di stringa ls. Eccolo qui. Altrimenti vado a restituire un array vuoto. Ok? E quindi a questo punto non mi serve più effettuare questo elenco qui, posso andare direttamente al return di questa tipologia di elemento. Quindi il prodotto, quando vado a chiamare la getAll, lui va a prendere il mio local storage e quindi se esiste vado a fare il JSON parse, altrimenti restituisco direttamente un array vuoto.
Cosa devo fare in questo momento è cercare di creare i due componenti. Uno è il componente dell'inserimento e l'altro è il componente della visualizzazione, e quindi la mia tabella.